Benvenuti a questo episodio del podcast. Oggi andiamo a Matera, una delle città più antiche del mondo, nel sud Italia, in Basilicata. Matera è famosa per i sassi, cioè antiche case scavate nella roccia, e per un prodotto speciale, il pane di Matera. Il pane di Matera non è un pane qualunque. Ha una forma grande, con la crosta dorata e croccante, e un profumo forte, riconoscibile anche a distanza. È fatto con grano duro, acqua, sale e lievito naturale. Il grano duro è un tipo di farina gialla tipica del sud, usata anche per fare la pasta. La ricetta di questo pane è antica di secoli. Un tempo ogni famiglia portava l'impasto nel forno comune del quartiere. Ogni pane aveva un segno, una lettera o un simbolo inciso sopra, per riconoscerlo dopo la cottura. Era un modo pratico e intelligente per condividere il forno e risparmiare legna. Il segreto del suo sapore è la lunga fermentazione del lievito e la cottura nel forno a legna. La fermentazione è il processo che fa crescere il pane lentamente, grazie a un lievito naturale chiamato madre o pasta acida. Questo procedimento rende il pane più digeribile e lo mantiene fresco per molti giorni. Oggi il pane di Matera è un prodotto IGP, cioè Indicazione Geografica Protetta. Questo significa che può essere prodotto solo nella zona di Matera, con ingredienti locali e secondo la ricetta tradizionale. È un riconoscimento ufficiale della sua qualità e della sua storia. Camminare per le strade di Matera al mattino significa sentire il profumo del pane appena sfornato che riempie l'aria. Quel profumo racconta una storia di lavoro, di pazienza e di comunità. Un esempio perfetto di come, in Italia, il cibo non sia solo nutrimento, ma anche memoria e identità.